all'alba di domenica mattina. Questa macchina è arrivata direttamente dalla Sardegna. Non è stato molto semplice trovare una VTS nelle condizioni che volevamo noi, quindi praticamente originale ma con un po' di voce in più. In realtà l'ho costretto a rimettere cerchi e gomme originali, il volante originale perché lui montava un calice, molto più utile e molto più giusto per una posizione di guida come quella della Saxo, però la macchina va giudicata per come usciva di fabbrica, quindi perfetto, così ci siamo. Oltre lo scarico diretto, l'altra licenza che gli ho concesso è quella di questi sedili che sono contenitivi, ovviamente non originali, con il tessuto dei sedili originali, che mi hanno stupito perché è la prima volta che vedo una cosa del genere. Con questi sedili e con il volante a calice già diventa una posizione di guida molto racing ed è quella giusta, quella che piace a tutti noi. Per lei vale lo stesso discorso della 106 Rally che ho provato ultimamente. Sono macchine che nascevano già con il presupposto di andare poi ad essere modificate, ed è il motivo per cui adoro queste macchine, perché sono dichiaratamente delle basi di partenza per cucirsi addosso la macchina come la si vuole, che sia un utilizzo stradale o che sia una macchina da usare nelle corse. In ogni caso ti veniva fornita una base sulla quale andare a allestirsi la macchina o da regolamento o a proprio piacimento, come ha fatto questo appassionato. Una macchina stradale molto ben tenuta, come se ne trovano davvero poche. Con la scusa di fargli rimettere le ruote originali, gli ho fatto mettere anche 4 gomme nuove e lui stesso si è stupito di quanto la macchina sia cambiata, già eliminando il volante a calice e rimettendo i cerchi piccoli con gomme un po' più civili. Diciamo che era quasi disperato da quanto la macchina sembrasse più pastosa, più morbida, e anche la risposta dello sterzo stesso era molto diversa da come ormai si era abituato lui con queste modifiche. Tutto questo preambolo per dirvi cosa? Chiaro che vanno giudicate per come erano in origine di fabbrica, però ci vuole davvero poco per cambiare il carattere di queste piccoline francesi da così a così. Quello che bisogna essere bravi a capire è invece quanto è buona una base di partenza come questa. Non è così comune trovare una macchina che di fondo si comporti così, e le Saxo e 106 in questo, come le Clio, sono davvero difficili da eguagliare. Sono di una semplicità disarmante, dai primissimi metri ti danno già del tu, e per una macchina che deve andare forte questo è ovviamente un bene. È un male nel momento in cui ci si accorge che è amichevole a chiacchiere, ma in realtà anche lei ha bisogno di essere rispettata come se fosse una supercar da 500 cavalli, perché sono molto bastarde. La chiave della guida della Saxo VTS è abbastanza evidente già dai primi passi, ed è l'utilizzo dell'acceleratore in curva per aiutare lo sterzo a recuperare, e si trasforma. Questo chiamiamolo difetto, ma poi difetto non è una peculiarità di queste piccole francesine, quella del posteriore tendente a un violento sovrasterzo nel momento in cui chi guida sceglie bene di lasciare l'acceleratore in curva, provocando vari effetti speciali. Sulle Saxo e 106 c'è una bella selezione naturale tra smanettoni della domenica che finiscono per farsi male e gente che dietro il volante può dire la sua, e con in mano una di queste può davvero impensierire macchine ben più potenti, con grande soddisfazione di chi ne capisce la filosofia di guida. Si respira una gran aria di rally sulla Saxo VTS, e questo non è difficile da immaginare anche senza averla mai guidata. Non tradisce le aspettative in questo senso.
E poi mi è sempre piaciuto tantissimo questo genere di macchine, perché è la classica autoprogetto che si sa dove si inizia e non si sa dove si finisce, perché c'è sempre il pezzo in più, c'è sempre il ricambio in più e non si finisce mai di aspettare il corriere alla finestra, perché si aspetta il set di ammortizzatori nuovo, si aspettano le 4 gomme diverse, si prova il distanziale, si prova tutto. È una scuola, è sempre stata una scuola. Come si fa a non volerle bene? Poi fa sempre parte di quella cerchia di auto da cattivi ragazzi che negli anni 90 e inizio anni 2000 terrificavano i figli di papà con queste piccole bombette temibili. Si impara presto a giocare con il regime di giri giusto, quindi eccola, si balla sul filo del sovrasterzo innescato nel modo sbagliato. Ci si può ricamare sopra in ingresso di curva, è una cosa abbastanza impegnativa ma ci si riesce, e mollando la macchina tende a sovrasterzare. Chiaro che, come dicevo prima, si può usare a vostro vantaggio inserendo la macchina in modo da avere le ruote anteriori già dritte con il posteriore che scarta e si apre subito, ancora prima del punto di corda, fidandosi del fatto che la macchina viene portata verso l'esterno della curva dal posteriore. È una figata, è chiaro che non è così semplice come dirlo, però una volta capito insegna un genere di sensibilità che non è proprio da tutti i giorni. È anche un po' dimenticato oggi perché questo lavoro qui non ce lo permette più l'elettronica, ed è un bene perché non è proprio una cosa da tutti. Chiaro che questo vale per le curve strette, sui curvoni veloci è tutta un'altra storia e questo comportamento è solo un rischio, non dà benefici, e molti se ne sono accorti a loro spese che un comportamento così sovrasterzante con il passo corto sulle curve più veloci non si controlla e non è un piacere come lo è in curve come questa. Discorso che vale, come ripeto, solo per le curve più lente. Messa l'anima in pace sul fatto che un curvone largo come questo non si può affrontare lasciando il gas, ma bisogna forzarsi di tenere giù il gas, l'esperienza di guida di queste scatolette francesi è veramente qualcosa di inaspettato per la spesa che comporta. Per comprare una macchina di queste veramente ci vuole poco. Eppure la soddisfazione che danno indietro è enorme e io le adoro, le ho sempre adorate per questo motivo qui. Sono macchine per guidare. Andando ad analizzare una per una tutte le sue caratteristiche, inizierei dal motore. Il 1600 16 valvole aspirato che montava la VTS in origine intorno ai 120 cavalli. Non è di certo quel motore che tutti noi sogniamo di notte, che ci incolla al sedile e che fa spaventare la nostra fidanzata. Però per quello che è la macchina, eccola qui col posteriore, è perfettamente adeguato. Va ovviamente tenuto alto, va lasciato cantare sempre dopo almeno 3500 giri, dà il meglio in alto. Si sente il respiro che alla macchina originale un po' manca. Adesso accoppiato a questo motore c'è un buon cambio, buono a livello meccanico, ma a livello di sensibilità sulla mano, quindi vi parlo proprio della leva, la sensazione che dà la leva è un po' inusuale, bisogna abituarci, si fa un po' di fatica nei primissimi minuti di guida a capire come buttarle dentro queste marce senza perdere troppo tempo, perché in realtà non è velocissimo nel passaggio tra seconda e terza, ma è una sensazione che non mi dispiace perché mi fa pensare di stare su una macchina di altri tempi, anche un po' più anziana di quello che in effetti è la Saxo. Mi piace perché presuppone che chi guida conosca la macchina, quindi non mi dispiace sia un po' più indiretto questo passaggio, anche perché il resto della macchina è tutto molto diretto. Ecco, sulla 106 ho stupito un po' di persone, e me in primo luogo, dicendo che lo sterzo non era così diretto come me lo immaginavo.
Allora, la meccanica delle Saxo e delle 106, come sapete, è praticamente condivisa, sono molto simili e lo sterzo non fa eccezione. Non è diretto nel modo che vorrei. Questo non significa che non sia preciso, è molto preciso, soffre soltanto in modo abbastanza particolare la configurazione dell'esemplare nello specifico, quindi gomme, sospensioni, cambia veramente di tanto. Ci tengo a sapere come va la macchina uscendo di fabbrica, poi è normale che chiunque ha smanettato un minimo con le piccole sportive come lei sa capire dove iniziano e soprattutto dove finiscono i meriti della macchina originale per apprezzarla ancora di più. Nel mio caso io apprezzo molto di più che la macchina vada bene anche con gomme assolutamente civili, cerchi piccoli. Il discorso è sempre lo stesso, stiamo parlando di una macchina che era intesa per montare questo volante nel tragitto tra il concessionario e il garage. Poi difficilmente si teneva su il volante originale su una macchina così, come i sedili, come la pedaliera, come lo scarico, le sospensioni, le gomme, i cerchi, insomma tutto. Adorabili per questo. Queste erano macchine che magari costavano anche un po' meno proprio per questo, poi lasciavano libertà all'acquirente di fare un po' le scelte che poi voleva con calma. Quindi bene per questo. Poi, parlando di sospensioni, il layout della macchina è molto semplice, direi classico. Il peso non è assolutamente un problema che affligge la Saxo o la 106 o le prime Clio. Questo è un trend che, come tutti sappiamo, purtroppo è andato un po' perso e il peso ora viene ricercato tramite materiali leggeri che sono costosi. Qualcuno nei commenti di alcuni video mi ha fatto notare che la mia battaglia è un po' donchisciottiana e ha anche ragione, nel senso che io ci provo a dire che mi sembra tutto sbagliato, questo modo di pensare moderno per quanto riguarda i pesi, le varie diavolerie elettroniche, insomma, so che non cambierà nulla dirlo, però io continuo a dirlo lo stesso. Tornando a noi, pur essendo una macchina molto molto semplice e molto molto alla mano, non manca di sensibilità, quindi chiunque con un minimo di velleità sportiva può mettersi qui sopra e almeno godersi la guida, non dico andare veloce, ma godersi la guida. Io ho avuto la fortuna, bello, di provare tante di queste scatolette francesi con molte modifiche, con molti accorgimenti, proprietà di persone che le studiano da anni, quindi sono riuscite a capire dove intervenire, affinando all'inverosimile un progetto che di base era ottimo. Quindi vi so dire che non solo quella che sto provando oggi, che è stradale, va molto bene, ma conosco le potenzialità di queste macchine qui e sono veramente molto elevate. E una Saxo VTS messa giù come si deve è sempre un bel vedere, almeno per me. Io quando ne vedo una continuo a girarmi, ancora oggi. Questa è una macchina del 2001, era agli sgoccioli della produzione, quindi l'avrebbero fatta per altri 2-3 anni. Ormai abbiamo capito che tendiamo a rovinare le cose belle che noi esseri umani facciamo e le macchine francesi non hanno fatto eccezione, insomma. Quindi, in conclusione, macchina assolutamente, ma lo sapevo già, promossa a pieni voti, è un must, lo diventerà sempre di più. Per chi è cresciuto negli anni 90 non c'è bisogno di questo video per sapere che la Saxo VTS è una delle sportive più valide e meno costose della storia dell'automobilismo moderno. Quando ho visto sul calendario del Drive Experience F50 e Citroën Saxo a distanza di pochi giorni, mi è tornato in mente una cosa che mi veniva chiesta spesso dalle persone che mi conoscono meglio, almeno durante i primi mesi del nostro lavoro, e cioè: non è che ti stancherai tra qualche anno di provare macchine meno potenti? E il fatto di aver messo in programma la Saxo dopo l'F50 risponde a quella domanda. È una risposta che già anni fa conoscevo. Questa passione non tiene conto solo di potenza e soluzioni tecniche sopraffine come sull'F50, ma sempre e soprattutto del divertimento di guida. E per quello non sempre è necessario il budget. Dunque ci si può divertire con 120 cavalli come con 520, e questo mi ha tranquillizzato.
come mi hanno tranquillizzato i 4 dischi baffati della macchina in prova, che hanno risolto quello che molti proprietari indicano come un difetto della Saxo, un po' troppo fading in frenata, facile anche da risolvere grazie al peso della macchina che difficilmente supera i 900 kg. Insomma, se vi capita guidatene una, perché la Saxo non si smentisce mai ed è proprio come me la ricordavo, un gran divertimento per tutte le tasche.